Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Acquario, oppure anche ascendente Acquario, anche Luna e Venere in Acquario. Vediamo quali sono le energie delle prossime ore, dei prossimi giorni per te. Questo è un video che ti arriva sempre valido dal momento in cui lo guardi. È importante sapere certe cose in questo momento per te affinché tu abbia una guida, una direzione e una consapevolezza sempre più elevata. Allora, chiediamo agli spiriti quali sono i messaggi per te, prossime ore, prossimi giorni. Acquario, eccole, sono uscite troppe, ne volevo almeno una, poi le prendo io. Eccola. Apofilita, appoggio crescente. Stai per avere un appoggio crescente da parte di persone, da parte di energie sottili, spiriti. Centrati nel positivo e sii disposta o disposto a ricevere aiuti. I quali aiuti ti aprono la porta dell'abbondanza tanto in forma di appoggio come di opportunità. Questa è la carta dell'appoggio crescente, ci sono delle opportunità sia a livello di persone che ti offrono di appoggio in quello che stai facendo, nel tuo lavoro, nelle tue opere, c'è un appoggio crescente che arriva nelle prossime ore, nei prossimi giorni, è una carta molto bella e positiva questa. Quali altri sono i messaggi? Se magari ti stavi sentendo un po' persa, un po' perso in questo momento, che non vedi un po', no? Le strade, gli spiriti ti confermano che c'è un appoggio crescente. La cura del perdono. Già è tempo di eliminare, di lasciare andare questa ira, questa rabbia repressa che sta bloccando la tua salute e la tua felicità. C'è un po' di rabbia, un po' di ira repressa. Dice che sta bloccando la tua felicità, la tua salute, magari ti senti contratta anche nei muscoli, nella schiena, sei tesa o teso. Dice lascia andare questa rabbia perché è come se stesse bloccando il flusso energetico. E qua subito ti consiglio il rituale erotico della Kundalini. Migliaia delle nostre sorelle ormai lo fanno sempre e trovano dei benefici assurdi una volta finito e tutto si sblocca, no? Il rituale erotico della Kundalini lo trovi nella playlist yoga sciamanico. Quindi c'è una rabbia repressa qua. Ci viene sempre dall'infanzia. E quindi ti dicono guarda c'è un appoggio crescente, tu fai solo questo, lascia andare la rabbia o l'ira, non pensare a niente e fai la pratica, lo sai che quando sblocchiamo nel corpo sblocchiamo le manifestazioni della vita, perché c'è un appoggio crescente qua, è una cosa molto forte che ti sta arrivando. Che cos'altro hanno da dirti gli spiriti? Hai una protezione spirituale, guarda, è la lettura del balsamo per il tuo cuore qua. Ti dice gli dei e gli angeli, il tuo angelo della guarda e il tuo angelo custode, il tuo spirito guida, l'amante mistico, gli dei e il tuo angelo custode si stanno prendendo cura di te, ti stanno proteggendo a livello fisico, emozionale ed energetico. Cioè stanno lavorando per... Allora, se tu mi fai la pratica o qualsiasi cosa di rilascio, io non so se fai il percorso sciamanico insieme a me, ma questa pratica la trovi sul canale, è proprio indicata per te in questo momento, perché magari ti posso sentire un po' stressata, un po' stressato, un po' tesa, un po' teso. Con questa pratica e con la pratica anche del perdono, che è la pacificazione delle immagini, no? Che ti danno rabbia, ti danno ira, tu mi rilasci tutto questo e vedrai che tutto fluisce come stanno dicendo proprio gli spiriti. Va bene? A livello fisico magari ti sento un po' stressata, un po' incriccato, un po'... No, perché sono emozioni che stai contenendo, rilasciale, fatti magari la pratica e anche con il pentacolo magico, immagina tutte le volte in cui hai provato ira, rabbia o anche frustrazione e le pacifichi, va bene? Ok, vediamo quali altri sono i messaggi per te, prossime ore, prossimi giorni. Acquario, cosa in arrivo? 3 di bastoni, mi dicono che c'è un'apertura di cammino qua, si è girata subito.
Tre di bastoni parla di espansione, no? Di mettersi alle spalle questa rabbia, questa ira, questa sofferenza e aprirsi al nuovo, perché ci sono delle... Guarda, qua ci sono tutti come se stesse per cucinare, no? Hai già tutti gli strumenti, dice qui, e quindi mi affaccio verso questa, verso il nuovo. C'è un'attesa fertile qua, vedo con questo tre di bastoni. Il 5 denari mi dice che, mi riprende quello che ti ho detto prima, è come se ti sentissi in questo momento un po' messa da parte da qualcuno, dalla vita, o stai percependo carenza. È come se non vedessi l'orizzonte perché percepisci carenza, no? Non è così. C'è un appoggio crescente, non è così. Non è così, wow, guarda, guarda, guarda chi arriva, guarda, guarda, guarda. L'appoggio da una parte di una persona importante, di una persona stabile, re di denari, o a livello lavorativo o a livello pratico, una persona che ti sostiene in merito dove ti senti carente. Il tre di coppe mi parla di gioia, di apertura, di condivisione, di felicità raggiunta, di riconciliazione, di celebrazione per un appoggio che arriva. Va bene? Celebrazione per un appoggio che arriva. E qua abbiamo la forza, recupero delle tue energie fisiche, spirituali e psichiche. Quindi dovevi sentire questo messaggio adesso, perché sta arrivando l'appoggio. L'appoggio da parte di una persona importante, una persona stabile. Ti vedo allegra, ti vedo sorridente, piena di forza, piena di carisma, recuperando le tue energie funzionali alla realizzazione di qualcosa, di una stabilità qua, va bene? Una persona di cui ti puoi fidare, veramente ti puoi fidare. Vediamo cos'altro mi dicono. Energie nei prossimi giorni per te. Questa stava saltando, eccola. Bellissimo. L'asso di bastoni, opportunità. L'asso di bastoni per me è allegria, un'opportunità che porta allegria, c'è qua. Il carro, wow! Qua vedo anche viaggio, spostamento, vedo che c'è un'opportunità bellissima che tu cogli qua. Il carro mi parla di avanzamento, di successo in merito a questa opportunità, un'idea, un qualcosa di nuovo che ti porta a gioia. Sei di spade, allora è possibile che ti debba spostare. Viaggio, spostamento, un'opportunità che comporta uno spostamento, sia uno spostamento mentale da preoccupazioni, sia uno spostamento reale, potrebbe essere un viaggio che porta entusiasmo, però c'è proprio questo spostamento verso la guarigione, la temperanza. Qua hai il sostegno spirituale, la temperanza è l'angelo custode, è lo spirito guida, l'amante mistico, proprio come ti dicevano queste carte qui. Va bene? Quindi vedo che ti sposti verso un equilibrio delle energie, ti sposti in una ripresa fisica, ti sposti verso la guarigione su più livelli. Laddove hai percepito carenza, ti sposti verso una guarigione su più livelli. E anche una ripresa totale. Quali sono gli altri messaggi per te? C'è una grande opportunità di lavoro qua. Asso di denari. Un altro asso. Tutta questa espansione che percepivi all'inizio, che poi ti ha bloccato, ti puoi essere sentita messa da parte da qualcuno, dalla vita, era perché dovevi attraversare una soglia. Qua vedo l'asso dei denari che è una grandissima opportunità qua, o di lavoro, di vita pratica. Credo che sia di lavoro per moltissime di voi, opportunità. E poi cos'altro arriva? Cavaliere di bastoni arriva immediatamente. E arriva immediatamente, un'opportunità da cogliere al volo, arriva immediatamente. Ti vedo entusiasta di questa cosa. Che cos'altro? Il 6 di coppe, questo ti fa tornare a essere gioiosa o gioioso laddove ti ho percepito un po' malinconico o malinconico, no? Quindi qua c'è una grande opportunità che arriva per te, arriva immediatamente, e il 6 di coppe mi parla di un riaggancio alla tua bambina, al bambino interiore, cioè quella felicità del bambino, va bene? Felicità del bambino. Anche la riconciliazione con qualcuno, sì. Cos'altro arriva per te? 4 di spade, ti vedo finalmente rilassarti. Finalmente arriva una guarigione fisica qua, e finalmente ti puoi rilassare. Qua abbiamo una realizzazione economica con tanto di cappello, 9 di denari, realizzazione economica, realizzazione del tuo sé, realizzazione del tuo sé. Il 9 di denari mi parla di libertà da ogni tipo di dipendenze economiche da qualcuno, dipendenza emozionale, la realizzazione economica.
grazie a una guarigione che sta avvenendo sul piano pratico della tua vita, sul piano materiale, sul piano di denaro. Il 9 denari è la realizzazione economica, l'autosufficienza emotiva, l'autosufficienza personale, è una persona che ha tutto ciò di cui hai bisogno, che desidera. Va bene? Quindi non ti devi preoccupare, dovevi proprio sentire questo messaggio adesso. Anche un ambiente di lavoro favorevole per te, laddove hai percepito magari un po' di stanchezza. Paggio di denari, di nuovo mi parlano del lavoro, ragazzi miei, una grande opportunità che porta guadagno, o un guadagno che entra, un qualcosa, un denaro che entra portandoti realizzazione qua, o una necessità che avevi di denaro che entra, vedo qui. Mi parlano con tutti questi denari essenzialmente di pratica di lavoro e di realizzazione sul piano fisico, monetario, economico, un'opportunità che arriva, che ti fa prendere il volo, mi dicono, recuperando energia, forza, collaborazione. E, non sei sola, non sei solo in questo, C'è proprio un appoggio crescente di persone stabili, di persone solide, di persone che si supportano o di una persona che ti supporta nella realizzazione di questo. È una bellissima lettura, vediamo cosa ci aggiungono. Cosa ci aggiungono? Tu mi devi fare solo questa rabbia qui, no? Allora, sai, noi portiamo dentro rabbia, ira perché non abbiamo percepito l'amore da piccoli, anche se ce l'hanno dato, ma abbiamo avuto delle fratture come le abbiamo avute tutti, proprio perché l'anima richiedeva quelle fratture. E allora il lavoro nostro spirituale consiste nel prendere questa consapevolezza e adoperarci con calma e con bellezza nelle pratiche o nel lavoro spirituale che fai per rilasciare tutte le energie, no? Le energie in sospeso, energie che sono ostruite. Quale altro messaggio abbiamo per te? Prossime ore, prossimi giorni. Qua c'è il mago. Io ti vedo con la capacità di trasformare qualsiasi cosa, il piombo in oro. Il mago mi parla di una grandissima opportunità nel lavoro, qualcosa che ha a che fare con il tuo potere personale. Te lo sei guadagnata questa cosa, il tuo potere di trasformare la realtà, l'alchimia. Tu sei un alchimista, dal piombo in oro. Va bene? Quale altro messaggio c'è per te prossime ore, prossimi giorni? 2 di denari e tutto torna in equilibrio. Questa capacità di trasformazione, questa alchimia, tutto torna in equilibrio. Senza dubbi, senza niente, tutto torna in equilibrio. Un'ultima, mettiamocela. Qua si chiude un ciclo dolorosissimo. Io non so che cosa hai attraversato, perché c'è la rabbia, c'è il 10 di spade. Si chiude un karma antichissimo. Antichissimo. Va bene, è un karma antichissimo. Guarda che c'è fondomazzo, 6 di bastoni, ce lo teniamo, asso di spade, una chiarezza. Allora, qua si chiude un karma antichissimo. Il 6 di bastoni mi parla di successo, esito e riconoscimento pubblico. Pubblico, sul piano pratico, sul piano lavorativo, il fatto di essere vista o di essere visto, finalmente vieni vista. Noi partiamo col 5 di denari dove non ci sentiamo visti, apprezzati. Qua siamo visti, riconosciuti, apprezzati per il nostro valore. Guarda, è una lettura bomba, bomba. Vediamo cosa hanno da dirti questi oracoli qui adesso. Quali sono i messaggi per te da parte degli spiriti a mezzo di questi oracoli? Non ti arrendere, non ti arrendere, il risultato è già qui. Allora, alcuni dei momenti migliori della nostra vita succedono quando, dopo tempi difficili. Vai, non ti arrendere. Lo so che hai passato un momento difficile, l'ho visto. Non ti arrendere, perché il risultato è già qui, l'hai visto, no? Ok. Qual è altro il messaggio per te? Un mondo più profondo. Allora, cosa aprirà il tuo corazone alla profondità della compassione un momento quotidiano. Quello che ti è accaduto nei momenti difficili, questo momento difficile, era affinché tu potessi apprezzare la bellezza del quotidiano, senza fare andare la testa di là, nel passato, nel futuro. E dice, non ti impuntare né forzare il tuo cammino nella vita. Incontri l'equilibrio incluso nei tempi oscuri. Allora, incontrare l'equilibrio incluso in tempo oscuro aprirà il tuo cuore alla profondità della compassione nei momenti quotidiani.
Allora, quello che ti è successo era affinché tu potessi scendere nelle profondità ed essere più compassionevole verso di te, più calma, più calmo, più sentirti preziosa nei momenti quotidiani, anche quando nessuno ti vede. Sentirti preziosa per aprire la profondità del tuo mondo quotidiano e non dare niente per scontato, soprattutto le piccole cose, che sono la bellezza della vita, no? Ok, vediamo quest'altro oracolo cosa ha da dirti. Quali sono i messaggi per te a quadro da quest'altro oracolo? La giustizia si avvicina, bruja, la giustizia si acerca, la giustizia si avvicina. Questa è la carta della strega, no? Un po' come il mago. Che vuol dire la giustizia si avvicina? Ciò, laddove hai percepito ingiustizia nella vita, la giustizia è già qui, si avvicina e le cose si stanno predisponendo per il tuo successo e la realizzazione. Hai vissuto un momento più oscuro affinché tu potessi essere più compassionevole verso di te. E vedere il numero 1 in questi giorni, 1, 1, 1, 1, 1 o 1, ti confermerà questa lettura. E anche vedere dei cappelli ti confermerà questa lettura. Cappelli è il numero 1. Ok. Vediamo quale altro messaggio. Villano, sempre è possibile riscrivere la storia. Magari hai percepito ingiustizia da parte di qualcuno. Tramite qualcuno si è percepita questa ingiustizia, perché il veicolo è la persona, no? Non esiste la persona in sé distinta e separata dall'universo. Allora tu stai per iscrivere la tua storia adesso, ma che non è una storia semplice così, banale, è qualcosa di grandioso. 6 di bastoni, 9 di denari, è realizzazione. Va bene? Ok. Vediamo cosa ti aggiungono l'oracolo dello sciamano. Guarda, stai per raccogliere i frutti del tuo lavoro spirituale, la raccoglitrice. Guarda com'è abbondante questa figura. Dopo tanto sforzo qui, non devi sforzarti più. 4 di spade, puoi riposare. Cioè la guarigione. La raccoglitrice mi parla di ciò che raccoglierai. Se vedi delle piume adesso, nei prossimi giorni, sono a conferma di questa lettura insieme anche al numero 21. Numeri di manifestazione 21 e piume, oltre a quello che ti ho detto prima. Va bene? È molto bello, molto centrato e diretto, questo messaggio. Vedi, tu stai riprendendo? Sì. Voglio vedere le fate cosa hanno da dirti, quali sono i messaggi delle fate per te. Magari hai percepito un comportamento strano da parte di qualcuno, qua dice villano, no? Qua ira, era funzionale a tutta questa ricezione, affinché tu ti ammorbidissi con te stessa, con te stesso. Cosa hanno da dirti le fate? Il potere dei fiori mi parla di guarigione. Di nuovo guarigione, temperanza, 4 di spade, il potere dei fiori. Trascorri il tempo con i fiori e le loro essenze per aumentare il tuo potere di guarigione. Di nuovo sulla guarigione. Allora qua stiamo guarendo da un dolore antico che si è potuto palesare tramite la rabbia. Ira, rabbia, frustrazione. Allora guarda, magari contempla anche dei fiori. I fiori ti parleranno il linguaggio della guarigione perché ti accompagnano come simbolo in questa ascesa. Va bene? Che cos'altro? Addio al vecchio, benvenuto al nuovo. È finito questo 10 di spade. Benvenuto al nuovo. Hai concluso una parte della vita, proprio quella dove sei scesa negli inferi. Ora sta per iniziare una nuova e persino migliore. Persino fiori e farfalle, qua io vedo che vedrai, proprio che ti confermano queste parole degli spiriti
in questo momento tramite me. Quindi una migliore, 6 di bastoni e il 9 di denari, successo e riconoscimento, bellissimo, bellissimo. Vediamo un altro messaggio per te con queste. Cosa avete da dire? Per i miei ragazzi dell'acquario. Alza l'asticella. Guarda, sono cadute troppe, ne leggo questa. Alza l'asticella. Quando stabilisci standard più elevati per le persone e le situazioni nella tua vita, crei spazio per nuovi livelli di gioia e abbondanza. Eleva te stesso sopra i vecchi schemi. Allora qua ti stanno dicendo, guarda di nuovo le farfalle, vedi farfalle, fiori, ti daranno conferma della lettura. Quello che ti è successo per farti fare 5 di denari, 10 di spade, quella sensazione di tristezza che hai potuto vivere o che stai vivendo in questo momento nei giorni scorsi, è stata perché tu dovevi scendere laggiù, prendere gli strumenti spirituali come li ha presi la tua anima e alzare l'asticella. Alzare l'asticella significa nuove visioni, grandiose per te, persone nuove alla tua altezza, re di denari, tre di coppe, persone che stabili, persone che ti supportano in questo cammino veramente sopra i vecchi schemi. Poi vediamo che c'è sotto, appunto, lascia andare, vedi, lascia andare le persone negative e le credenze tossiche. Il tuo tempo sulla terra è prezioso, investilo saggiamente e fai attenzione con chi passi il tempo. Allora, ci sono persone con le quali noi abbiamo vissuto tanto tempo che magari non vibrano più la nostra frequenza. Con l'amore le lasciamo andare, oppure cambiamo il nostro modo di approcciarci a quelle persone. Ma solitamente inizialmente è necessario allontanarsi un po' per poi magari rientrare con un nuovo approccio. Quindi quello che ti ho letto è meraviglioso in arrivo per te. Noi quando stiamo incriccati nella mente non lo vediamo. Io sono acquario, ti capisco, però i tarocchi mi hanno sempre dato anche quando stavo nell'oscurità mi dicevano cose che io magari dicevo ma non è possibile, invece si verificavano. Quindi confida in questo, va bene? Guarda, vabbè, dai, te le leggo tutte. Lasciare una traccia. Stai per lasciare un segno nel mondo, te lo dico. Ora è il momento di lasciare il tuo segno nel mondo. Decidi tu cosa ti sembra giusto. Incarna il tuo potere di leadership e crea il tuo mondo dai tuoi desideri più profondi. È il momento di lasciare una traccia. Va bene? Semplifica la vita. La vita è fatta per essere semplice e facile, non lasciare che le energie superficiali ti distraggano dalla tua vera essenza. La semplicità e la purezza sollevano il tuo spirito. Alleggerisciti, danza, balla, vivi nel presente. Gli scenari della mente lasciali fare, cioè lasciali andare, vivi proprio quello che stai facendo adesso senza pensare a nient'altro, perché stai per lasciare una traccia nel mondo. Bellissimo. Non aggiungo altro, ragazzi e miei ragazzi, io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. E noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!